E poi sono io. Ho capito che la cosa migliore è parlare il meno possibile, così non mi vedo. Invece che palle, non è servita a niente. M'hanno avvolto nel nastro adesivo, m'hanno bruciato il jeans con l'accendino, m'hanno disegnato un piede sulla fronte con il pennarello indelebile. A causa di quest'ultimo avvenimento, a casa mia si sono accorti di quello che mi fanno scuola e mia madre ha fatto un sacco di storie. Poi mi hanno costretto a parlare con la psicologa perché in quel video su YouTube non facevo una bella figura. La verità è che mi vergognavo a parlare con i miei. La verità è che vorrei essere diverso. Stamattina sono entrata in una palestra di scuola mia. Ci stava lui. Ho tentato tutta rogna dei miei compagni. Ma guardavo fisso negli occhi e ho pensato che volevo sconfiggerlo. Così l'ho abbracciato e ho detto io. Mi chiamo Giancarlo Capino e credo nell'amicizia. Mi chiamo Giancarlo. Ok, allora, versione anche ridotta rispetto a quello che era andato in onda, credo l'avesse fatto come monologo anche in televisione. È un esempio calzante di quello che è quello che può essere una vittima nel tempo. Si inizia dalle elementari, che è un caso, che può essere il primo, che è tu, bersaglio mobile. E nonostante tutti i meccanismi che possa mettere in atto, perché il non lo dico, sorrido, continua a essere giocoso e scherzoso. Questa cosa continua. La difficoltà di farsi vedere anche da qualche altro familiare, il cugino che lo vede, quindi la vergogna. La cosa che mi ha colpito appunto, dicevo, tanto prima o poi smetteranno, quindi la non reazione come possibile via di fuga. Viene consigliata tante volte, ci proviamo, magari come consiglio sembra di buon senso, ma non funziona. Molte volte semplicemente non funziona. Paradossalmente, invece no, una delle soluzioni fattibili è proprio quella finale, lo abbraccio. Ora è una difficoltà enorme, non possiamo pensare che una vittima per tutti questi anni sia in grado di fare un'azione del genere dalla sera alla mattina. Purtroppo le cronache ci raccontano che è più probabile che si getti da una finestra che non fare un'azione del genere. C'è un simpatico video che non sono riuscita a trovare con il sottotitolo in italiano, di un insegnante e formatore inglese, credo sia, che va a parlare nelle scuole di bullismo e dà una simpatica, cioè proprio per l'incapacità di arrivare ai ragazzi. Nel video c'è lui che invita una ragazzina dal pubblico ad insultarlo. Dimmi che sono idiota. E lui fa la classica reazione, no, non è vero. Sì, sei proprio un idiota. Guarda che mi stai ferendo, come se mi interessasse. La ragazzina, rispetto alle sue risposte, continua ad alzare il tiro sempre di più, in una classica dinamica di violenza verbale, con in questo caso la bulla che inizia a inveire, a dirne sempre di più, e la vittima che reagisce emotivamente a questa cosa con tutto il carico emotivo del no, non è vero, mi fai male, come posso, cioè arrivare alle lacrime, chiaramente si parla di insulti. Poi fa la prova opposta, quella di alla frase sei un idiota, risponde beh sì, effettivamente faccio un sacco di cose stupide. Tu invece sei molto bravo, ti vedo, ti guardo, ti ammiro, mamma mia,
inizia quindi da lì la difficoltà nella risposta non emotiva, non di rabbia contro la rabbia, anzi di accettazione, quasi di ironia, ma non c'è neanche tantissima ironia su quello che dice, c'è proprio una presa di beh sì, effettivamente c'è una maturità in queste risposte che non possiamo pensare di vedere nei bambini della primaria, è più che altro infatti indirizzata ai ragazzi dai 12 anni in su, però dà un'idea di dove colpisce il bullo, colpisce su questo tipo di reazioni. La reazione emotiva si nutre di questa della scena, no? della non risposta e anche della risposta esagerata, delle lacrime. Quindi il suo messaggio è cercare sempre di avere in mente che chi sei non dipende da quello che ti sta dicendo in quel momento quella persona. Rafforzare l'autostima e dando queste risposte che non permettono di controbattere. Non dico sei un idiota, sì effettivamente oggi proprio, ma di solito anche non è che mi sento molto sveglio. Mancano le parole, manca la possibilità di continuare. Però il problema rimane. Il problema rimane, però rimane nel momento in cui, questa è una cosa fattibile, se come la riconciliazione è una cosa fattibile quando la vittima riesce ad avere un'autostima abbastanza alta da dire ok, questa cosa che tu mi stai dicendo non funziona, per quello io sono sul più fattibile solo uno a uno quello che dici, uno a gruppo no, perché anche questa risposta all'interno di un gruppo alza il livello di aggressività del gruppo. Le dinamiche di gruppo sono ben diverse da quelle. Quindi il suo primo appellativo sarà l'idiota. E tu ammetti di essere idiota, diventi l'idiota. Quindi infatti la difficoltà di questo qual è? Ecco, sia a livello di maturità anche, perché è il riuscire a rispondere in questo modo è complessissimo, chiedere a una vittima di mantenere la calma e in più, quello che lo dicevo anche prima, la dinamica è sempre sociale, quindi ci sono gli altri intorno, anche la non risposta diventa un problema perché durante un corso di formazione hanno proprio fatto vedere la dinamica del ragazzino seduto che aspettava l'autobus, agli insulti non ha risposto, hanno iniziato a picchiarlo. La risposta porta a aumentare ancora di più la violenza, perché la ricerca è quella della reazione. No, credo che l'aspetto chiave che tu hai sottolineato è che sono i ruoli che hanno che diventano statici spesso per tutta la vita o fino a un certo livello di maturità in cui poi si sbloccano. Queste persone si ci arrivano perché ovviamente metabolizzano tantissimo il bullismo. Il mio cognome è Cobello, vi lascio immaginare cosa non hanno creato quando ero piccolo o giovane, eccetera. E ovviamente quello che probabilmente va affrontato, se posso aggiungere qualcosa, è il valore delle parole. Il valore delle parole, il valore del video, il valore dell'immagine. Secondo me gli insegnanti possono fare un grande lavoro su questo, non diretto al caso specifico, eccetera, ma all'interno dell'ambito delle loro lezioni, parlo proprio della primaria e delle scuole medie, che sono gli ambiti in cui si prevengono certi comportamenti che poi invece si solidificano e diventano difficili da gestire. È proprio quello, dalla mia esperienza, di lavorare indirettamente su queste tematiche, cioè inserirle in lavori di gruppo, in lavori di attività, in modo che diventi una sorta di rapporto metabolico con un processo.